Buongiorno ragazzi e benvenuti Ciao. in un nuovo video dei Tickets. Buongiorno a tutti. Dove siamo? Siamo ad Acapulco. Ah no, no. siamo ad Ataturco. No, nemmeno Ataturco. No, a Ace. Siamo nella frazione, o meglio, diciamo un ex borgo di pescatori a Laciati, che si trova nel distretto di Cesme. È praticamente il promontorio sul mare di fronte a Smirne. E abbiamo letto che è considerato un po' diciamo la zona del jet set estivo degli abitanti di Smirne. Infatti vediamo bene che sul mare c'è una bellissima passeggiata piena di ristoranti, alberghi, gelaterie, ora ovviamente chiusi per la stagione, però insomma si vede che d'estate qui c'è un bel afflusso turistico. Si può capire benissimo. Abbiamo dormito nel parcheggio in fondo alla baia, più o meno dietro al piccolo porticciolo, molto tranquillo, silenzioso. Poi eravamo cotti del super tour di ieri di Smirne o Izmir e quindi insomma dopo 10 km ieri sera buonanotte, non abbiamo sentito più nulla. Oggi c'è un pochino di vento e sposta questo cielo che è metà nuvoloso e per metà invece no, quindi noi tifiamo per l'altra parte, quella con il sole. Però non fa freddo. Non fa freddo, infatti non abbiamo nemmeno giacchetto, c'è un po' di vento noioso, però insomma considerando la stagione invernale siamo molto soddisfatti. Abbiamo anche letto che appunto, come vi dicevo, era un piccolo borgo di pescatori che poi ha avuto negli ultimi anni un gran successo proprio per la sua posizione. Quindi l'idea è di cercare la parte più storica, il vecchio borgo, che sembra dalle foto essere carino. Vediamo se riusciamo a trovarlo e cosa troviamo anche di aperto. Dopo la bellissima spiaggia dove siamo passati poc'anzi, ci siamo spostati qui proprio nel centro del paesino, che è caratterizzato da questi bellissimi mulini a vento. E la parola vento è la parola chiave, proprio perché diciamo è diventata famosa questa località balneare. D'estate, con il gran caldo che c'è in questa zona, qui c'è un microclima particolare grazie ai venti, diciamo, i venti che mitigano appunto questo caldo da un lato e dall'altro favoriscono gli sport con il vento, appunto, come il windsurf e il kitesurf. Probabilmente anche nell'antichità non facevano né windsurf né kitesurf, ma usavano il vento, e questi mulini ne sono la testimonianza.
Come potete percepire dalle piante c'è un bel po' di vento, spero che nel microfono si senta bene la voce. Questi mulini tra l'altro ci ricordano quelli che abbiamo visto in Spagna a Consuegra, i famosi mulini di Don Quixote della Mancia. Che dici? Con un tramonto da urlo quel giorno. Per chi non avesse visto il video andate a dargli un'occhiata perché merita. Things ever be the same. All I do is see things slipping through my fingers when he turns and walks away. Yes, there he goes. There he goes. All the things I wanna say, and maybe he'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay, so there he goes. Was to hurt him, and I'm sorry I gave him this burden. There he goes. There he goes. Con il trattore si è inventato il Hanno fatto il tractor pub, il tractor pub. Queste sono le case con i balconi tipici dell'epoca ottomana e c'è un perché. Le donne spesso stavano in casa, chiuse in casa, purtroppo dico io, e in questo modo con ampie vetrate potevano godere un po' del sole e vedere anche un po' di vita e di passaggio. C'è anche la gelateria di Barbie per gli appassionati. Mamma mia, è bellino questo paesino, è un tripudio di colori, c'è un sacco di roba. Abbiamo qui anche l'Irish Pub con i colori irlandesi. In effetti sembra di essere a Dublino qui. Abbiamo anche l'hotel di Frida Kahlo.
Continuiamo a passeggiare per il paese e ora ci addentriamo in questo mercato. Stata dai Hills. Dopo il bel giro nella cittadina di Alacati abbiamo fatto un pranzettino piuttosto veloce con cose fredde al volo perché la fame era tanta come al solito, e adesso ci vedete di nuovo alla guida perché riprendiamo il nostro viaggio, ripassiamo vicino alla città di Smirne andando verso l'interno e andremo verso la prossima tappa. Riavvicinando a Smirne e questo davanti a noi è di nuovo il golfo con tutta la città, perché di fatto poi la strada principale comunque la costeggia e ci fermiamo a fare una commissione e poi proseguiamo. Vedete questa etichetta? Quell'etichetta è il famoso sticker che serve per i pedaggi delle autostrade, si chiama HGS il sistema, e praticamente rileva il nostro passaggio nei caselli autostradali. Se ben ricordate, vi abbiamo già spiegato qualcosa quando abbiamo acquistato l'etichetta nell'ufficio postale nella città di Bergamo, e quindi noi oggi l'abbiamo utilizzata. Abbiamo passato un paio di caselli dove non c'è nessuna sbarra,
ma solamente dei semafori che però non si sono minimamente accesi, quindi noi non abbiamo la percezione né del fatto che funzioni correttamente né di quanto eventualmente ci abbia fatto pagare e se ci ha fatto pagare qualcosa. O meglio, preciso un attimo, perché io avevo letto un post dove diceva che quando passi a velocità limitata, se non hai credito caricato sul conto, perché di fatto questa vignetta, diciamo così, è collegata a un conto, se non hai credito ti lampeggia un semaforo rosso e ti fa capire che non hai credito sufficiente. Invece, diversamente, se hai il credito sufficiente, lampeggia il semaforo verde. Ma a noi non è capitato niente del genere, cioè il semaforo rosso non c'era, c'era una luce accesa di semaforo verde ma non lampeggiava, era fissa. Quindi non si vede in nessun display l'ammontare del tratto autostradale, quanto cioè ti preleva. Quindi il dubbio è, gli sono bastati i soldi che erano caricati all'interno. Noi abbiamo caricato 75 lire turche dall'ufficio postale, però ancora non abbiamo capito come fare a vederlo, perché ci sarebbe un'app sul telefono, ma l'app richiede, diciamo così, un numero di identificativo che la signora dell'ufficio postale ci ha assegnato, ma ci ha messo il nostro numero di passaporto. Solo che quando siamo andati a metterlo nell'app, praticamente l'app ti dà errore perché riconosce solo il campo numerico e non le lettere, mentre, come voi sapete, il numero del passaporto è composto da lettere e numeri. Quindi di fatto ci è venuto pensato che possa essere solo per i residenti in Turchia, perché abbiamo capito che il numero di riferimento della carta d'identità, ad esempio di un turco, è composto da soli numeri, 10 numeri, 10 numeri per l'appunto. Quindi probabilmente noi, i cittadini stranieri, non sono abilitati a vedere il saldo in tempo reale. Poi un'altra cosa, al casello c'è scritto di passare a 30 all'ora, ma le altre macchine che erano insieme a noi sfrecciavano, quindi nemmeno è tutto insomma da capire. In virtù di questa cosa ci siamo fermati ora in questa gigantesca area di servizio, che è un centro commerciale, perché qui tutte le aree di servizio autostradali sono centri commerciali. È un outlet. Ci vuole il pullman per muoversi all'interno, e quindi siccome c'era nel cartello di uscita il simbolo HGS, c'è il nome della vignetta. Della vignetta, siamo andati a cercare per capire se ci fosse uno sportello dove poter capire quanto ammontasse il nostro credito, ma non c'è nulla. Ho chiesto al benzinaio, ma ha detto di andare all'ufficio postale, che qui non c'è. Quindi niente, tutta questa cosa è per darvi un po' di informazioni riguardo questo metodo di pagamento autostradale, che al momento ci lascia completamente spiazzati. Sì, esatto, non abbiamo ben capito soprattutto come si consulta questo benedetto saldo, perché non sapendo quanto ci toglie il tratto autostradale di soldi, di lire turche, non sappiamo mai se ci basta, perché poi c'è una sanzione qualora voi entro 15 giorni dal passaggio in quel casello non lo carichiate a sufficienza. E noi non la vogliamo prendere la multa. Esatto, quindi ora 15 giorni, siccome ieri ci siamo passati per la prima volta, decorrono dalla prima volta. Quindi dobbiamo capire come consultare e capire questo credito. Proveremo in ufficio postale alla prima occasione. Proveremo lì, ma non è facile un ufficio assolutamente postale. Sono sempre in centro e Charlie quasi mai non trova il povero parcheggio. No. Però di positivo c'è che qui abbiamo trovato un'area adibita al rifornimento dell'acqua. E quindi ora proseguiamo, prima che faccia buio, cerchiamo un posto dove passare la notte e ci studiamo un po' anche gli spostamenti per i prossimi giorni. Eccoci qua ragazzi, dopo un po' di chilometri abbiamo trovato un parcheggio dove dormiremo stanotte. Nel frattempo è arrivata l'ora della cena. Vi dico dove siamo. Siamo nella cittadina di Selçuk. A tanti potrà dire poco, qualcuno forse la conoscerà. Domani scopriremo cosa c'è di particolare qui nei dintorni. Esatto, non siamo qui a caso. Ora non spoileriamo. La cosa che spoileriamo ora è che facciamo
questa buonissima cena. Che è la famosa Piado Pizza, ve la ricordate? Chi ci segue da tanto sa che ogni tanto noi quando abbiamo voglia di pizza, lo sappiamo che non è la pizza classica, ok, però abbiamo voglia di questa pizza volante. Abbiamo trovato le tortilla al supermercato, quindi la base della tortilla, poi mettiamo pomodoro e la condiamo tipo pizza, diciamo. Stasera noi faremo una bellissima tonno e cipolla. Mamma mia, io ho una fame allucinante, ma la pizza, certo, la pizza che abbiamo fatto l'ultima volta, ve la ricordate? Che pizza! Quella Io sì. già me la risogno. Andate a vedere il video, va? Mamma mia, che pizza abbiamo fatto con i nostri amici, buonissima, squisita, ma la rifaremo, presto la rifaremo. Ah, ma ho detto ci facciamo una pizza, ma non intendevo una proprio di numero, Ah, una a testa almeno. Almeno una a testa, Ah, ne ecco. faremo, perché la piadina o tortilla, pardon, è così leggera che, insomma, Giusto. capite, no? Lì per lì mi ero spaventato, che già pensavo di doverla dividere. No, Va bene, ora torna meglio. Bene.